il mio avvicinamento alla musica, come in generale l'avvicinamento alla musica, dei bambini, avviene un po' sempre in maniera, casuale, nel senso, i miei genitori suonavan degli strumenti in maniera dilettantistica e il primo corso che ho fatto son quei corsi di ritmica per bambini, dove credo son stato indirizzato non tanto per avvicinarmi alla musica, quanto per farmi correre e saltare quel paio di ore a settimana e quindi tornare a casa un po' più tranquillo. Quindi è nato tutto da lì, più per esigenze di gestione di un bambino piuttosto vivace che non come indirizzamento verso una possibile passione o professione futura. Poi, quando si è trattato di scegliere uno strumento musicale, volevo suonare il violino, non so perché. E all'epoca, parliamo di metà anni 80 nella Svizzera italiana, l'apprendimento degli strumenti ad arco avveniva spesso in quelle scuole che formavano anche delle piccole orchestrine, degli ensemble. E la scuola a cui si sono rivolti i miei genitori aveva un problema, volevano tutti fare il violino, nessuno il violoncello. Quindi il direttore della scuola si era inventato questa scusa per cui io, bambino di 8 anni, avevo le dita troppo grosse per suonare il violino e mi ha indirizzato verso il violoncello. Ovviamente era un inganno di cui però non ha tratto vantaggio, perché ho iniziato a studiare il violoncello, ma non nella sua scuola. Quindi la scelta del mio strumento è stata decisamente casuale. A posteriori non ho mai rimpianto, anzi oggi sono ben felice di aver studiato il violoncello, che a mio modesto avviso è uno strumento molto più duttile che non il violino. Ovviamente non parlo solo dell'ambito classico, ma più in generale il violoncello, andando a scavare anche nelle note basse, può assumere ruoli musicali più vari. Iniziato lo studio del violoncello da ragazzo, poi finito il liceo, si è trattato di capire se provare a farlo diventare una professione, quindi ho concluso il percorso di diploma, all'epoca era un diploma pedagogico presso il Conservatorio della Svizzera Italiana, semplicemente rimandando la scelta ulteriore. Quindi, fatto il diploma, poi si era trattato di capire che cosa fare del mio essere, fino a quel momento sostanzialmente interprete. Anche perché, estendendo un po' il ragionamento, nella cultura svizzera, ma in particolare della Svizzera italiana di quegli anni, se si trattava di musica e si voleva farlo in maniera seria, cos'è la musica seria, fino a che punto la musica è cultura, c'era solo una possibile risposta. Io sono cresciuto in un modello in cui la musica seria era solo una, ed era la musica classica. Non c'è mai stato un sistema di valori per cui far qualcosa nell'ambito della musica che non fosse classica avesse legittimità. Per cui ovviamente ho fatto il mio percorso di studi classici e la vera questione su quali sono le musiche possibili, che cosa può fare l'individuo in relazione alla musica e alla propria vita, si è posta soltanto dopo il diploma di conservatorio. A 19 anni, finito il conservatorio, ero appunto un interprete o docente di violoncello. Tra l'altro un interprete non di particolare qualità. Sapevo suonare abbastanza bene il violoncello, ma non avrei mai pensato di provare a seguire la strada dell'interprete, del solista, dell'orchestrale, di qualcuno che fa di quello la propria scelta primaria. C'era anche una specie di cortocircuito, perché parliamo della fine degli anni 90
e il sistema di valori di cui parlavo prima, cioè musica classica uguale musica di qualità, musica di cultura, in cui ero cresciuto, cozzava in maniera evidente, anche a volte un po' dolorosa, con quello che era il mondo attorno. Alla fine degli anni 90 c'era una tale quantità di musiche belle, di musiche di qualità che raccontavano l'essere umano, che portavano delle estetiche di grande valore per me come ventenne dell'epoca, che purtroppo non rientravano in quella categoria del classico che mi era stata insegnata essere l'unica degna di attenzione. Per cui in qualche modo, e c'è stato un episodio specifico, mi ricordo ancora, stavo seguendo una masterclass di Heinrich Schiff, violoncellista austriaco, a Sion, e per tre quarti d'ora il gruppo di studenti e il maestro erano stati a discutere sul fatto se una determinata legatura del concerto per violoncello e orchestra di Schumann cadesse a metà o alla fine della battuta. Ed era estate, fuori il tempo era bellissimo, erano tutti felici. Io sono uscito chiedendomi se avesse veramente senso per me, per la mia vita, ma per il mondo, stare tre quarti d'ora a chiedersi se Schumann la legatura la volesse fino a metà, fino alla fine della battuta. Tra l'altro, conoscendo la vita tormentata di Schumann, dove poteva essere legittimo sia una sia l'altra cosa, ma questo eh, mi aveva creato la vera domanda: cosa sto facendo? Cioè, davvero voglio passare la mia vita a pormi e a risolvere queste domande? E la risposta è stata no. Per cui ho scelto di continuare il mio percorso di formazione studiando filosofia, nell'idea che la filosofia potesse in qualche modo rispondere a queste mie domande, a questi cortocircuiti, a questi disagi interiori. E avrei scoperto solo 3 anni dopo, alla fine del percorso di studio, che la filosofia non risponde alle domande, ma casomai ti aiuta a porle correttamente. Ma in quel momento non lo sapevo e quindi mi sono trasferito a Firenze per studiare filosofia. Nei corridoi della facoltà di filosofia, un giorno vedo un manifesto di un concorso particolare che si teneva in Valle d'Aosta, ed era un concorso di musica per film muti realizzata dal vivo. E siccome al liceo con il compositore Francesco Hoch avevamo fatto una volta un gruppo orchestrale che suonava le musiche di Eric Satie per il film muto L'Entr'acte di René Clair, e mi era piaciuta, mi sono detto: ma perché non proviamo a partecipare a questo concorso? All'epoca non mi sentivo assolutamente un compositore, uscivo da poco dal conservatorio come interprete, ma l'idea di provarmi a misurare con un film muto, chissà perché, in quel momento mi era sembrata interessante. Quindi mi sono iscritto a questo concorso, che aveva una prima fase su un film di 5 minuti, a cui ho partecipato col violoncello classico, acustico, e sono passato nella fase finale. E a quel punto mi sono detto, siccome la fase finale prevedeva la musicazione di un film di 25 minuti, mi sono detto che col solo violoncello acustico non ce l'avrei fatta. E quindi ho cominciato a studiare tutta una serie di possibilità di rendere quel mio violoncello qualcosa di più. Quindi l'amplificazione, l'effettazione, i loop elettronici fatti al momento, tutte tecnologie che allora erano abbastanza nuove, parliamo del 2002 credo, per cui gli apparecchi digitali cominciavano a essere diffusi anche in un senso di consumo domestico, erano grosso modo avvicinabili anche sul piano economico, per cui mi ero comprato una serie di strumenti, nessuno pensato per il violoncello, perché il violoncello classico amplificato era un'estrema rarità all'epoca, e con quegli strumenti elettronici ho costruito questa colonna sonora di 25 minuti, portata in finale al concorso. Ho avuto
la fortuna di vincerlo quel concorso, e in quel momento preciso mi son detto: "Vuoi vedere che magari c'è una possibilità di far musica nella mia vita senza fare musica classica, ma cercando delle vie alternative, sia nell'utilizzo dello strumento con l'elettronica, con tecniche diverse, sia magari lavorando con altre forme artistiche, nel caso specifico il cinema, però aprendo la visuale del suonare il violoncello, non più una partitura che io devo restituire al meglio, ma lasciamo libero campo a quello che la musica può essere e può diventare. La necessità di applicare delle categorie alla musica, a un fenomeno complesso e diverso come è la musica, la capisco da un punto di vista tecnico, da un punto di vista anche degli operatori che lavorano attorno alla musica. Siamo alla fonoteca, se non ci fossero le categorie della musica e del suono, qua in fonoteca sarebbe un disastro, ma già solo l'impostazione del lavoro, ci vuole diciamo un'etichetta con cui ci si può comunicare attorno a un fenomeno come quello musicale o sonoro che non è primariamente verbale, quindi dobbiamo in qualche modo applicare delle categorie. E anche lo studio della musica, la disciplina universitaria della musicologia, se non avesse categorie non saprebbe da che parte prendere il fenomeno sonoro. Quindi di sicuro sono degli elementi utili. Il problema, a mio avviso, si manifesta quando queste categorie diventano degli strumenti per l'esclusione o per stabilire dei valori invalicabili. Ho detto prima che sono cresciuto in un ambiente, quello della Svizzera italiana del secondo dopoguerra, in cui certe forme di musica erano legittime, culturalmente centrate, serie, e quindi erano da percorrere, ma altre no. Anche nel rapporto del pubblico, col pubblico, paradossalmente i parametri si rovesciano, quello che è troppo elitario, sperimentale, non funziona per me. Io mi sono trovato esattamente a metà tra questi poli, cioè da un lato capisco la serietà del lavoro musicale, di approfondimento, di studio, di innovazione, dall'altro capisco anche la necessità di poterlo comunicare, per cui paradossalmente mi trovo a fare cose complesse in contesti semplici, e al contrario cose che sembrano semplici quando magari il contesto, che sia accademico, richiede invece un certo tipo di complessità. È divertente da un lato, dall'altro mette anche magari in difficoltà, perché se non si risponde col tipo di risposta che l'interlocutore ti aspetta musicalmente su un palco, inevitabilmente si creano delle frizioni. Eh, Sono convinto di una cosa, che proprio la messa in discussione di chi fa la musica e di chi la riceve è un elemento culturale fondamentale. C'è la famosa massima che mi aveva raccontato un professore di storia e musica del conservatorio, Marcello Sorcekeller, che è stato illuminante, per cui l'atteggiamento culturale autentico sta nell'ascoltare le cose che non ci piacciono. Le cose che ci piacciono restituiscono un piacere estetico, che va benissimo, è legittimo anche quello, ma probabilmente non ci fanno crescere, perché confermano quelle che sono le nostre aspettative. Invece la ricerca di qualcosa che non conosciamo e magari non ci piace, in qualche modo ci fa crescere, perché ci pone nella condizione di chiederci perché ad altra gente questa cosa piace, cosa ci trovano, quali sono gli elementi formali, contenutistici, estetici, magari anche sociologici, che fa sì che questa musica piaccia, e allora comincio a studiare
e in qualche modo, oltre a conoscere quella forma di musica, conosco anche un po' meglio il mondo. Quindi le varie categorie attraverso le quali mi son trovato a viaggiare sono utili, ma sono utili se, c'è anche la scelta consapevole di provare a superarle. La musica applicata ad altre forme d'arte, nella mia esperienza personale, prima di tutto è un divertimento, perché è bello confrontarsi con attori, con registi, con artisti plastici, con poeti. È bello capire che la musica che faccio o che si fa può essere un veicolo di avvicinamento e confronto all'altro, alle idee altrui, alle forme altrui. Dal punto di vista strettamente musicale, ci sono due aspetti. Uno è la professione. Oggi siamo nel 2025, un musicista, soprattutto se è in Svizzera, soprattutto se è nella Svizzera italiana, difficilmente può pensare di fare della propria musica l'unico lavoro. Quindi la propria musica intesa come musica concertistica, quindi vivere di soli concerti, soprattutto nei generi che faccio io. Per cui la possibilità di lavorare musicalmente per il cinema, per il teatro, per altre forme di espressione artistica è una parte dello spettro professionale di chi fa musica. Dall'altro lato c'è anche la questione fondamentale di come categorizziamo la musica. Cioè una musica che è fatta solo in quanto musica, da ascoltare, da vivere in concerto, è migliore, ha più valore rispetto a una musica fatta per accompagnare, rendere più forte, più efficace un discorso cinematografico, teatrale. La mia esperienza diretta mi porterebbe a dire no, non è che ha più valore, anche perché spesso mi è capitato di usare musiche nate come pure all'interno di contesti, diciamo, sinestetici, quindi con altre forme d'arte. Quindi la musica a volte può essere la stessa, sia da una parte sia dall'altra. Sono celeberrimi casi di film che usano musiche preesistenti e non per questo la musica preesistente, una volta che finisce in un film, perde di valore. Cambia la percezione, la musica all'interno di un film non è l'unica cosa a cui si presta attenzione. Mm, un caso che ha cambiato la mia valutazione della percezione musicale, clamoroso, è quello del film di Martin Scorsese, Shutter Island, credo fosse 2008-2009, che era una storia abbastanza complessa, sembrava un film un po' crimi, ma in realtà era un'indagine nella pazzia del protagonista, Leonardo DiCaprio, e sono arrivato alla fine della visione completamente preso dal flusso narrativo, emotivo, e soltanto sui titoli di coda del film mi sono accorto che le musiche scelte per il film in gran parte non erano state scritte per il film ed erano musiche, si andava da Morton Feldman a Giacinto Scelsi, normalmente ritenute difficilissime da ascoltare, cioè che nessuno spettatore medio andrebbe mai a sentirsi un disco, un concerto di Scelsi o di Feldman, ma inserite in un contesto di film di quel tipo funzionavano non solo bene, ma perfettamente. Quindi il problema non è del contenuto musicale che viene portato, ma a volte del contesto, della capacità di lettura. Quindi l'abbinamento ad altre forme d'arte dà alla musica, anche alla musica molto complessa, diciamo, un proporsi estetico, proprio percettivo, diverso, che a volte è anche estremamente affascinante.
Il ritorno nella Svizzera italiana è stato una scelta, beh, innanzitutto perché mi sento appartenere alla Svizzera italiana e sento la Svizzera italiana come il mio luogo, il luogo in cui sono cresciuto, sono diventato quello che sono, un luogo in cui riconosco valori, riconosco dinamiche estremamente profonde e importanti, un luogo di cui conosco e riconosco anche la profonda natura dialettica, i contrasti, le incoerenze, un luogo in cui però credo anche che la presenza culturale, artistica, musicale possa essere un elemento di forza, prima di tutto della coesione sociale. La scelta di tornare qua, sotto certi punti di vista, può essere sembrata, e a tratti è sembrata anche a me, ehm, poco lungimirante, perché non è certo qua nella Svizzera italiana in cui ci sono i grandi player dell'industria, del mondo musicale, non è qui che sono mai nate delle grandi idee musicali innovative, non è il contesto più favorevole, soprattutto per certe musiche che non si accontentano di percorrere strade note. Dall'altro lato, credo che essendo cresciuto qua, io ho comunque trovato qui delle persone che hanno influenzato il mio modo di vivere, le mie idee attorno alla musica in modo molto positivo, spesso in modo indiretto, inconsapevole, ma aprendo delle prospettive per me come essere umano. E quindi credo che se in qualche modo, oltre a essere qua, ovviamente spostandomi, non è che sono sempre qua, però essere qua a fare le mie cose, in qualche modo riesco a restituire una parte delle cose buone che ho ricevuto, eh, posso contribuire a una crescita del sistema in genere. Forse può sembrare presuntuoso, ma so che il mio contributo non deve essere esclusivo, quindi chiunque è libero di ascoltare quello che faccio, dico io, ma anche gli altri, e proprio la natura dialettica del crescere sociale ha, a mio avviso, una prospettiva progressiva o progressista, cioè si guarda avanti, si va avanti, ed è solo rimanendo qua e partecipando anche al gioco faticoso, doloroso della socialità, della politica, in qualche modo si può sperare di migliorare come collettività. Niton è un progetto, un gruppo nato senza saperlo, cioè mi sono incontrato con due colleghi della fascia di confine in quel territorio che chiamiamo Insubria, tra Mendrisiotto, provincia di Como, provincia di Varese, in Italia, per una sessione di improvvisazione che aveva degli obiettivi particolari, cioè un'improvvisazione doveva essere lenta, a fasce sonore, quasi in un senso di ambient drone, quindi non un'improvvisazione stretta, schizofrenica in qualche modo, ma rilassata. I due colleghi con cui mi ero trovato a farla, Enrico Mangione e Luca Martegani, avevano l'abitudine di registrare queste performance improvvisative, per cui a distanza di qualche settimana, riascoltando il materiale che avevamo fatto in quell'occasione, ci siamo detti, bah, tutto sommato non è così male. E quindi da lì è nata l'idea di pubblicarlo. Poi per pubblicarlo la cosa migliore è cercare di dare un nome sia al gruppo sia eventualmente all'album, per cui abbiamo scelto di chiamare quell'uscita Niton, che era sia il nome del gruppo sia il nome dell'album, ma senza
star troppo a distinguere cosa dovesse effettivamente essere. L'album ha avuto il suo percorso, a livello critico anche abbastanza interessante, per cui dopo qualche tempo ci si è ritrovati a provare a rinnovare quello spirito che ci aveva portato a fare quella musica, e di nuovo è andato abbastanza bene. Quindi, senza mai decidere: "Okay, adesso facciamo un gruppo", il gruppo è nato. E abbiamo portato avanti questo discorso tra improvvisazione, elettronica, musica acustica, anche lì proprio in totale contraddizione rispetto a ogni possibile etichetta, rispetto a ogni possibile tendenza anche di mercato, dove ti chiedono chi sei, cosa fai, noi non sapremmo dirlo. Presto ci siamo avvicinati anche alla dimensione visiva, per cui si è aggiunto a noi il performer visivo, regista Roberto Mucchiut, per cui il gruppo Niton attualmente, e credo sono passati 5 album nel frattempo, più produzioni cinematografiche, teatrali, installativi, è un gruppo che non è più soltanto musicale, cerca in qualche modo di intercettare l'esperienza estetica, quindi percettiva di chi ci sente, chi ci guarda a 360 gradi.